Ciao a tutti, sono Davide. Allora, oggi faremo la salsiccia piccante tipo calabrese. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Bene, allora, salsiccia piccante tipo calabrese. Io mi sono già preparato i pezzettini di carne che andranno nell'impasto. Ho preparato 3,5 kg di carne, ma li ho preparati per un motivo, come vi dicevo nel video precedente, dove ho preparato la salsa di peperoni, concentrato, diciamo, la salsa di peperoni che andrà nell'impasto. Ho fatto dei vasetti da 250 grammi e 250 grammi è proprio il peso preciso che va in 3,5 kg di carne. Bene, detto questo, vi dico le dosi dei tipi di carne, perché non ci va solo un tipo di carne naturalmente. Allora, la parte grassa di questo impasto sarà la pancetta. Io metto la pancetta e sarà circa un 30%, quindi ho 900 grammi di pancetta che adesso andrò poi a tagliare a pezzettini, 1,6 kg di coscia di maiale, quindi qui ho del prosciutto, e 1 chilo di coppa di maiale, ok, che è una carne un pochettino più grassa, quindi questo insieme andrà a formare la nostra salsiccia. Adesso io me la divido in pezzi più piccolini per poterla fare entrare nel buco del tritacarne naturalmente, e poi andiamo a macinare il tutto. Come al solito, se ci sono dei pezzettini di grasso con del sangue, con dei nervetti, insomma la carne vuole pulita bene. Qua parliamo di carne che non ha muscolo, ok? Senza nervetti, per fare questo tipo di preparazione, perché sì, è bene, è salsiccia, però noi questa salsiccia poi possiamo mangiarla così appena fatta ai ferri come la salsiccia normale, oppure possiamo metterla in stagionatura, e io punto proprio alla fase 2 della stagionatura. Quindi una volta fatti i pezzettini di carne io li metto dentro una bacinella e poi, come vuole il buon Giorgino, andiamo a salare la carne prima della macinatura. Questo perché il sale va a attaccarsi a tutti i pezzettini di carne e quando andiamo a macinarla, diciamo, si dà una prima mescolata, e quindi il sale un po' ce l'abbiamo dappertutto. Sale che saranno 28 grammi per chilo di carne, ok? Questo perché è più abbondante del salame normale, perché andremo a metterci poi degli ingredienti che, come il peperone, rendono un pochino più dolce l'impasto. Stiamo un pochino più alti col sale, quindi 28 grammi per chilo di carne. Vado a mettere il sale e poi mescolo. Per l'esattezza, per questo quantitativo di carne, che sono 3,5 kg, sono 90 grammi di sale. E adesso andiamo a macinare. Allora, per questa salsiccia userò una trafila, una piastra del tritacarne dell'8. Adesso io avevo montato il 6, vado a montare l'8 con i buchi di 8. Mi raccomando, quando cambiate la piastra cambiate anche il coltello, che il coltello segue sempre la piastra, ok? Perfetto.
è macinato grossolanamente, in molti usano anche la piastra del 10, ma a me va bene così. Uso la piastra dell'8 perché mi piace questa grana di macinatura. Va bene, adesso andiamo a vedere le altre spezie. Allora, per quanto riguarda le altre spezie, cominciamo con la polvere di peperone. Ce ne vanno 20 grammi per chilo di carne, quindi 3,5 kg. Qui abbiamo 60-70 grammi di polvere di peperone. Poi i semi di finocchio, anche questi siete liberi di metterli o non metterli, nella tradizione vengono messi, ce ne andrebbero 10 grammi per chilo di carne, io ce ne metterò solo 20 grammi perché non è che lo adori tantissimo il gusto del finocchietto, però è tradizione e ci vuole messo, quindi 20 grammi di semi di finocchio. E poi potete decidere se farla piccante o no, naturalmente noi oggi la facciamo piccante, e anche lì andrebbero 10 grammi di peperoncino in polvere per chilo di carne. Sto un pochettino più leggero, io ne metto solo 20 grammi di peperoncino e poi 250 grammi di polpa di peperone. Allora, in molti cosa fanno con la polpa di peperone? La mettono in un tegamino, la fanno andare un pochettino, aggiungono il peperoncino alla salsa di peperoni e così riescono a sentire il grado di piccantezza, ma più o meno io mi regolo così, insomma so che così più o meno va bene. Allora, andiamo a unire tutti gli ingredienti. Mi sono preparato un goccino d'acqua, sono circa 250 ml d'acqua da aggiungere all'impasto perché qui non ci andrà vino, non ci sarà altro liquido, quindi l'acqua ci aiuterà un po' a impastare il tutto. Allora, pian pianino andiamo a mettere gli ingredienti, non tutti in una volta, mettiamoli poco alla volta così si mescolano meglio. Quindi mettiamo subito la polvere di peperone, qualche seme di finocchio, un po' di peperoncino, non tutto, faremo in 2 volte così riesco ad amalgamare meglio il tutto. E poi se riesco ad aprire il vasetto vado ad aggiungerci un mezzo vasetto di questa stupenda polpa di peperone. Allora adesso è il momento di impastare il tutto, siccome vuole amalgamato bene, metteteci dell'energia e della forza perché vuole mescolato per una ventina di minuti. Mi raccomando, mescolate bene, non lasciate lì perché sennò poi vi vengono dei pezzi in una maniera e dei pezzi in un'altra maniera, quindi mescolate bene, 20 minuti anche di più, ok? Vado dentro con le mani e mescolo il tutto. Adesso vado a fare un'altra aggiunta delle mie spezie. Pian pianino le ho messe tutte. Se vedete che si asciuga tanto, aggiungete un goccino d'acqua per aiutarvi nell'impasto. Ma che secca molto è la polvere di peperone e bisogna stare attenti che potrebbero rimanere degli angolini dove c'è della polvere che non è entrata bene nella carne. Aggiungo anche l'ultimo pochettino di passata di peperone. Goccino d'acqua. Allora, quando avete mescolato tutto bene e avete pensato di aver mescolato, rimescolate ancora, fate proprio una bella palla così, in questa maniera, e poi dopo, come fanno i buoni amici calabresi, ci fate una bella croce sopra, così, che è la benedizione, è il buon augurio che venga bene il salame. Coprite il tutto con un canovaccio. Io lo lascio qua a temperatura ambiente, ho 16-17 gradi qua in questa cucina, adesso lo lascio 12 ore e poi dopo verremo per andare all'imbudellamento, ok? Ci vediamo fra 12 ore. Allora, sono passate 12 ore, speriamo che la croce abbia funzionato. Adesso andiamo a caricare la macchina per insaccare e poi andiamo a imbudellare. Allora, budelli
lavati, sterilizzati, il budello da salsiccia di maiale, quindi sciacquati perché sono quelli sotto sale, messi sciacquati bene sia dentro che fuori, messo una goccina di aceto e una scorzetta di limone, li ho tenuti lì un paio d'ore che si sono un po' disinfettati, diciamo, e adesso li ho risciacquati con un po' d'acqua calda che diventano un pochettino elastici, pronti per l'insacco. Allora, per quanto riguarda l'imbudellamento, vado a staccare il mio cilindro e lo vado a riempire. Fa un profumo, apriamo bene in fondo. Questo tempo di attesa del macinato ha fatto sì che si insaporisse, insomma, un po' tutti gli aromi andassero in mezzo alla carne, ecco. Come al solito fate fuoriuscire un pochettino di carne e il budello entrerà meglio. Allora, per quanto riguarda la legatura, io uso la spagnoletta, quindi prendo il filo, ci faccio un cerchietto, poi con questo qua ci passo dentro una e due volte in maniera che il nodo tenga più forte, vado dentro al budello e vado a stringere il mio budello, così, poi giro dall'altra parte e ci faccio un altro nodino, così, perfetto. Adesso con il forino faccio qualche buchetto qua all'inizio del budello e sono pronto a far fuoriuscire la carne. La facciamo della lunghezza che ci interessa, ok? Estraggo un po' di budello, prendo la mia corda senza tagliarla, prendo la misura di più o meno quanto me ne serve per poterla appendere e ci faccio un nodino, ma non sul budello ma sulla salsiccia, ne vado a tirare via una testina, diciamo, così, ecco qua. Poi faccio un altro nodo, così, estraggo, tiro su il po' di macinato che c'è nel budello e sono pronto a tagliare. A questo punto io ho già preparato la corda per appenderlo, però adesso vado a farci un nodino per rinforzare, diciamo qua, per via che non si rompa il budello, quindi faccio un nodo che vada a prendermi la testina del budello, così, e lo vado a chiudere. Così, perfetto, tiro via l'eccesso da una parte e dall'altra, anche l'eccesso del budello, questo qua, e ho pronta la mia sgavetta di salsiccia. A questo punto la vado a forare per far fuoriuscire liquidi o aria e siamo pronti per farne un'altra. Bene, le salsicce sono pronte, non dimenticatevi di bucarle perché devono sgocciolare. Adesso io le appendo qua in cucina, fate in maniera che non si tocchino, mi raccomando. Così. Dovranno asciugarsi. Queste qua hanno possono avere un
un'umidità diversa del salame, perché queste qua abbiamo bisogno che si asciughino. Queste qua saranno pronte fra 20 giorni, 20-21 giorni, quindi non c'è bisogno di un'umidità dell'85%. Quando avete un'umidità del 70-75% al massimo, la temperatura di 13, 14, 15 gradi, comunque in un ambiente fresco, queste qua sono meno delicate del salame, anche perché c'è un budello molto sottile, abbiamo bisogno che si asciughino. Quindi adesso io le lascerò qua a temperatura ambiente in cucina, che adesso ci avrò 17 gradi come dicevo, e le lascerò qua un paio di giorni che si asciugano. Quando il budello, che adesso è umido, è bagnato, sarà liscio, che se lo toccate scivola via la mano, li mettete in stagionatura. Io le metterò nello stagionatore, in questo caso le metto nel mio stagionatore, quello che ho fatto io. Lo trovate poi nei video precedenti, magari vi metto il link. Lo metto a 75% di umidità con una temperatura di 13-14 gradi, 15 al massimo, e lo lascio lì una ventina di giorni. Se voi non avete lo stagionatore, va bene una cantina. Adesso è il momento giusto perché siamo a dicembre, il periodo è fresco. Se avete una bella cantina leggermente umida e fresca, questa qua la potete fare tranquillamente, che vi viene bene, ve lo garantisco. Ok? Va bene, adesso si toccano, ma poi ci metterò un gancio in più. Comunque stanno qua un paio di giorni che si asciugano. Appena il budello è liscio, asciutto, secco, io le metto dentro lo stagionatore. Io direi che ci possiamo vedere tranquillamente fra 21 giorni, 20 giorni, magari con un altro video, perché questo lo concludo. Vi ho fatto vedere come si fanno. Vi lascio sotto al video, dove c'è la descrizione, gli ingredienti e le dosi per fare 3,5 kg di macinato, ok? Così avete le dosi che ho utilizzato io. E direi che ci possiamo vedere tranquillamente fra una ventina di giorni, dove faremo una prova assaggio e andiamo a vedere, vi dico come sono. Io ho assaggiato il macinato, adesso è leggermente piccante, poteva stare un pochettino sullo più scarso con il peperoncino, però alla fine deve essere salsiccia piccante, quindi va bene così. Io vi ringrazio, io direi che ci possiamo vedere tranquillamente in un prossimo video. Non dimenticatevi di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, e iscrivervi al canale, e ci vediamo alla prossima video ricetta. Un saluto da Davide, ciao a tutti.